Mio marito aveva instaurato un nuovo metodo di fare giustizia a Palazzo alla Procura della Repubblica di Palermo. Mio marito aveva delle indagini scottanti, quella su mafia che poi divenne il processo mafia e droga e soprattutto il processo Mattarella, che anche se era nelle mani di un sostituto, mio marito seguiva quotidianamente in ogni suo, divenire. Dopo l'omicidio del capitano Basile a Monreale, ad opera dei Corleonesi, le indagini vengono indirizzate dal procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano Costa verso il clan Inzerillo e il clan dei Spatola, con 55 denunce. Per la seconda volta dopo il caso di Cristina, il clan Inzerillo subiva gli omicidi voluti e portati a compimento dai Corleonesi. Per dimostrare la propria rilevanza e non essere lasciato indietro, ed avere la forza di prendere autonome decisioni al di fuori della commissione, Inzerillo ordina l'omicidio di Gaetano Costa. Il procuratore dottor Costa non si era mai interessato in prima persona dei processi, anche se di un certo rilievo, pur convocandoci a volte per avere relazione generica o ascoltando relazioni che noi spontaneamente gli facevamo. L'episodio per la convalida degli arresti relativa al rapporto dei 55 denunciati per associazione per delinquere in traffico di stupefacenti ed altro fu quindi assolutamente insolito. Poiché il collega Sciacchitano era appena rientrato da una convalescenza e fece rilevare al dottor Costa che non aveva la possibilità di poter procedere all'interrogatorio dei molti arrestati entro i termini per la eventuale convalida, il dottor Costa mi invitò ad affiancare tale collega. In conseguenza, unitamente al collega anzidetto, procedemmo agli interrogatori. Solo la mattina del sabato, in cui si tenne la riunione dei sostituti nel gabinetto del procuratore su invito di questi, ebbi uno scambio di idee con Sciacchitano circa la sussistenza degli estremi per la convalida degli arresti e ci trovammo d'accordo sul convincimento che ne potevano essere convalidati non più di 7-8. Esponemmo tale nostra convinzione al dottor Costa, che si mostrò perplesso e indisse immediatamente una riunione di tutti i sostituti presenti in ufficio. In presenza degli altri prospettammo la situazione e quasi tutti convennero sulla esigenza di rivedere la posizione dei singoli arrestati attraverso l'esame del rapporto e degli interrogatori resi. Il dottor Costa disse che non era necessario scendere nel merito perché era d'accordo con noi, ma che comunque gli arresti dovevano essere convalidati perché, data l'ampiezza della campagna stampa che si era avuta nei giorni scorsi in ordine al rapporto e dall'arresto operato dagli organi di polizia, non si poteva sconfessare l'operato di questa e che, sopra ogni altra questione, doveva prevalere quella di politica criminale. Di fronte al nostro atteggiamento contrario, egli disse che avrebbe firmato lui il provvedimento e invitò il collega Sciacchitano a redigerlo. Poi aggiunto, io non ho partecipato alla riunione ristretta che in precedenza aveva tenuto il collega Sciacchitano a casa sua per avere consiglio sulla situazione che lo rendeva molto perplesso, ciò in quanto dovevo rimanere al carcere fino ad ora tarda. Ed infine, sul corridoio antistante l'ufficio del procuratore vi erano molti difensori degli imputati, nonché molti giornalisti. Prima di uscire dalla stanza del procuratore, io e Sciacchitano chiedemmo a lui come ci dovessimo comportare con gli avvocati ed egli ci disse di riferire a questi che gli arresti venivano convalidati personalmente da lui. Il dottor Costa non si mostrò risentito per quanto era avvenuto, ma io, avendo pensato che potesse essere rimasto in lui un certo disappunto
Per essere stato costretto a provvedere direttamente, ritenne opportuno il lunedì successivo prospettargli che il nostro comportamento non significava una presa di posizione nei suoi confronti e che eravamo sempre disponibili per trattenere il processo ed istruirlo. Il dottor Costa si mostrò comprensivo, mi trattò affabilmente, ma confermò che il processo doveva essere immediatamente inviato al giudice istruttore. Anzi, ritengo che era già stato inviato al giudice istruttore il sabato. Fu lui a firmare la missiva per il giudice istruttore. Gaetano Costa dal 1978 è procuratore di Palermo. È lui ad avviare importanti indagini sui patrimoni mafiosi. Costa agì molto spesso da solo contro lo strapotere mafioso, che in quegli anni dominava la città di Palermo e la Sicilia. Il 1980 è cominciato con gli omicidi del vicebrigadiere Aparo, del presidente della regione Sicilia Mattarella e del capitano Basile. La mafia ha alzato il tiro e il lavoro che sta svolgendo il procuratore Costa dà fastidio. Costa era un personaggio che aveva il culto dell'imparzialità, della giustizia, del svolgere il proprio lavoro con discrezione e silenzio. Era più avanti degli altri che aveva intorno. Aveva per questo difficoltà con i suoi collaboratori che aveva perché non riuscivano a seguirlo stando indietro rispetto a lui. Aveva uno stile e una qualità innovativa dentro il Palazzo di Giustizia di Palermo. Si laurea in giurisprudenza a Palermo e dopo aver vinto il concorso in magistratura si arruolò in aviazione. Finita la guerra, iniziò la sua carriera con la toga, alla procura di Caltanissetta, assumendone rapidamente la guida e rimanendoci fino al 78. Sin dagli anni 60 aveva intuito che la mafia aveva avuto una radicale mutazione, annitandosi nei gangli vitali della pubblica amministrazione, controllandone appalti, assunzioni e gestione. Inutilmente, all'epoca, richiamò l'attenzione delle massime autorità sul fatto che un'efficace lotta alla mafia imponeva la predisposizione di strumenti legislativi che consentissero di indagare sui patrimoni dei presunti mafiosi e di colpirli. Poi fu trasferito a Palermo, con la nomina di procuratore capo, ma fu subito contrastato, tanto che fu immesso nelle funzioni solo nel luglio dell'anno successivo. Lavorando insieme al consigliere Rocco Chinnici, volevano entrambi dare una svolta giuridica contro Cosa Nostra, battendosi contro ogni prevaricazione criminale, cominciando spesso dai patrimoni mafiosi. Per parlarsi, i due si incontravano spesso in ascensore, per stare lontani da orecchi indiscreti. Ad un certo momento il procuratore Costa si trovò ad essere l'unico firmatario dei mandati di cattura contro i clan Spatola e Inzerillo e venne per questo ucciso da Cosa Nostra il 6 agosto del 1980 in via Cavour. Gaetano Costa, procuratore capo della Repubblica di Palermo, è stato ucciso ieri sera in via Cavour, una delle arterie più ampie e frequentate del centro storico palermitano. Erano le 19:45. Stava sfogliando un libro davanti al supercinema. L'assassino gli ha sparato alle spalle 4 colpi in rapida successione. Poi, per essere sicuro di portare a termine la sua missione di morte, ha esploso un quinto colpo quando la vittima era già per terra. Gaetano Costa respirava ancora quando è stato trasportato in ospedale ed avviato alla rianimazione. È morto mezz'ora dopo. Insieme alla moglie e ai 2 figli all'ospedale è stato un accorrere continuo di amici, colleghi, alti ufficiali e tra i primi a giungere sul posto i presidenti della regione e dell'assemblea siciliana. Sale così a 14 il sanguinoso bilancio dei magistrati uccisi nel nostro paese. 3 sono siciliani, Scaglione, Terranova e Costa. In questi ultimi casi non ci sono rivendicazioni. La mafia, perché di mafia si tratta, non firma i suoi delitti. Calibro 38 dello stesso giorno di 5 anni prima per uccidere il procuratore di Palermo Gaetano Costa. Morì dissanguato davanti a un'edicola in via Cavour. A Palermo sono intanto giunti il ministro di Grazia e Giustizia Morlino ed il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Zilletti, che hanno partecipato ad un vertice in prefettura, come vediamo in queste immagini, e che successivamente terranno un altro summit a Palazzo di Giustizia. Con
con questo lungo applauso la folla immensa che questa mattina ha partecipato ai funerali del procuratore capo della Repubblica di Palermo, Gaetano Costa, ha salutato l'uscita della salma dell'alto magistrato dalla cattedrale. Accanto alla vedova, signora Rita, ai figli Michele e Valeria, c'erano magistrati, autorità, i ministri Rognoni e Morlino, i presidenti della regione, dell'assemblea regionale, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Zilletti. Il capo dello Stato, Pertini, ha inviato una corona di garofani e gladioli. Nell'omelia il vescovo ausiliare di Palermo, Monsignor Angelo Cella, si è domandato: se le strutture dello Stato dessero più difesa ai cittadini, se le leggi fossero riuscite ad estirpare la violenza, questo nostro fratello non sarebbe morto. Le ipotesi che ricorrono fanno immaginare che il magistrato Costa è caduto su una frontiera che può apparire diversa da quella su quelle sulle quali sono caduti altri magistrati. La frontiera particolare di una criminalità organizzata in modi forse diversi da quelle del terrorismo tipico, ma che ugualmente concorre nella stessa misura a destabilizzare, a colpire le nostre istituzioni e che quindi deve essere fronteggiata con lo stesso impegno, perché ugualmente le basi della vita civile del nostro Paese e dell'ordinamento democratico siano salde. Pur avendo la scorta e la macchina blindata non ne usufruiva, perché diceva di avere il dovere del coraggio, inoltre non voleva che altre persone si mettessero in pericolo per proteggerlo. Era sua abitudine cercare libri in una bancarella e proprio quella sera stava sfogliando un libro in una bancarella vicino casa. Il suo assassinio fu decretato, secondo le ricostruzioni degli anni successivi, per volere del boss di Passo di Rigano, Totuccio Inzerillo, per dare un segnale ai clan mafiosi rivali dei Corleonesi, che anche lui poteva decidere degli omicidi eccellenti. In via Cavour a Palermo del procuratore capo della Repubblica Gaetano Costa, le indagini non la pista del presunto basista che ancora non si è riusciti a rintracciare. Si tratta, come ormai noto, di un uomo parente di personaggi coinvolti nelle inchieste su mafia e droga che alcuni giorni prima del delitto fu visto aggirarsi nei pressi dell'abitazione del dottor Costa in via Carella. Fermato da una volante, disse che aveva un appuntamento con la moglie. Di lui, dal giorno del delitto, non si hanno più notizie. Continuano intanto le perquisizioni ai posti di blocco. Una novità invece si registra nell'inchiesta su mafia e droga condotta dal giudice istruttore Falcone, la più importante forse delle 4 per ora in corso a Palermo. Un'inchiesta alla quale aveva dato impulso lo stesso Costa e che quindi viene considerata con attenzione anche in riferimento alle indagini sull'uccisione del magistrato. Il giudice istruttore chiederà l'estradizione dagli Stati Uniti di 12 italo-americani coinvolti nel traffico internazionale di droga. Spicca fra questi il nome di John Gambino, considerato l'organizzatore del sequestro simulato da Michele Sindona. Vi sono anche personaggi del clan Inzerillo, Joseph Macaluso, Anthony Caruso, Filippo Ragusa. L'inchiesta sulla multinazionale dell'eroina aveva preso una svolta decisiva dopo che gli inquirenti avevano deciso di interessarsi dei conti in banca di alcuni personaggi legati ad ambienti della mafia. E la strada dell'indagine sulle operazioni bancarie con l'estero, che possono nascondere riciclaggio di dollari sporchi, stava per batterla anche il procuratore capo Costa. 2 giorni prima di essere ucciso aveva sollecitato alla Banca d'Italia una serie di ispezioni nelle sedi delle banche operanti in Sicilia. L'intento era quello di infrangere l'intreccio tra sistema bancario, mafia, droga e politica. Forse è questa la chiave più corretta per interpretare il mortale agguato di mercoledì scorso. La Corte di Assise di Catania inquadrerà il delitto, un nesso tra mafia, politica e criminalità, ma non saranno mai condannati mandanti e killer, anche se secondo alcuni pentiti l'assassino sarebbe Salvatore Inzerillo. Ci sono delitti che ancora non sono spiegati, tra questi quello del procuratore Costa. Bisognerebbe andare al di là del livello criminale e cercare di capire quali realtà avevano capito che questi uomini comprendevano un pericolo, per chi e per che cosa lo comprendevano un pericolo così grande da determinarne l'eliminazione. Nel 1983,
da parte del Presidente della Repubblica Pertini, ebbe l'onore al merito e la medaglia d'oro È al valore necessario civile. l'intervento delle forze dello Stato. Lo Stato fino a questo momento è stato assolutamente, diciamo così, assente. Sono 5 mesi che è morto mio marito, ma tanto tempo che sono morti anche altri, un morto dopo l'altro. La città si è abituata a vivere col suo morto quotidiano, ma di questi morti, né di quelli eccellenti, né di quelli non eccellenti, si è mai saputo niente, e a livello di killer e a livello di mandanti. Le decisioni prese da Inzerillo in quanto a questo omicidio e la sua voluta dimostranza di contare ancora ha un effetto opposto a quello voluto da Inzerillo, solleva reazioni negative all'interno dell'ambito mafioso, tanto che Pippo Calò, in un incontro con Buscetta, parla di Inzerillo dicendogli che si è comportato da bamboccio. I dissesti in commissione cominciano a diventare forti e Bontade e Inzerillo, dopo la posatura di Badalamenti, sono sempre più deboli in Cosa Nostra. Anche se la parte corleonese non lo fa ancora notare, si sta materializzando il piano di Totò Riina di prendere in mano Cosa Nostra. Ma prima ci sono ancora alcune cose da sistemare per Totò. Perché vede, nel nostro paese c'è della gente che sbaglia perché omette, sbaglia perché dimentica, sbaglia perché è leggera, ma sbaglia. E gente che non ha sbagliato, che solo perché ha fatto il proprio dovere fino in fondo, solo perché ha avuto del coraggio, paga con la vita queste cose. E allora anche gli altri debbono pagare. Ci sono